Benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Ho sistemato il tracciacurve LX130, gli ho fatto le tarature e nel video, se mi seguite, vedrete anche le varie prove su diversi componenti elettronici. Questo qui è un tracciacurve che è stato prodotto da Nuova Elettronica, lo schema era su Nuova Elettronica, io l'ho fatto nel 1983. Ma il progetto è, se non mi sbaglio, è del 1979 o giù di lì. Comunque era fermo da tantissimi anni perché non lo usavo, sicché l'ho rimesso a punto, l'ho controllato tutto e funziona perfettamente. Seguitemi in questo video per vedere tutte le fasi del restauro e le varie prove. Abbiamo qui il tracciacurve, il modello LX130, che è stato presentato sulla rivista numero 4041 di Nuova Elettronica. È stato presentato nel settembre-ottobre del 1975, sicché parecchi anni fa. Io l'ho costruito nel 1983 e l'apparecchio veniva fornito, chi lo voleva in kit, se no c'era la possibilità praticamente di avere solo il circuito stampato oppure di non avere niente. C'era il disegno del circuito stampato, perché all'epoca Nuova Elettronica metteva sempre il disegno dei circuiti stampati, mentre purtroppo in seguito non ha più messo i circuiti stampati per via del plagio e compagnia cantante. Comunque questo io l'ho preso tutto smontato, ovviamente in kit. C'era anche il mobile, qua vedete c'erano i commutatori da montare. Questo è il montaggio, non so se si vede bene, è stato fatto da me, che ero poco più che bimbo, ovviamente, perché nell'83 ero poco più che bimbo, era un ragazzotto. Qui c'è il circuito stampato che ora vi faccio vedere, vi avvicino. Circuito stampato con le serigrafie. Era piuttosto facile montarlo seguendo passo passo le indicazioni della rivista. Mi ha dato parecchie soddisfazioni prima di prendere apparecchi più sofisticati, perché ovviamente all'epoca non è che avevo la possibilità di comprare troppe cose. C'avevo giusto un oscilloscopio che era già tanto, c'avevo un oscilloscopio della AMEG da 20 MHz che era tanto rispetto a tanti altri ragazzi della mia età. Me l'ero comprato con lavoretti estivi e insomma ero contento. E vediamo un attimino cosa posso dire ancora. Qui c'è la parte dei commutatori, qui si vedono le boccole di uscita dei vari transistor. Questo transistor o altri componenti, ovviamente, perché misura anche gli Zener, diodi e compagnia cantante. Qua abbiamo il commutatore che può commutare fra questa parte e questa parte, e qua abbiamo i vari commutatori che fanno le altre funzioni, che ora vi faccio vedere un attimino. Lo giro un attimino da questa parte, lo giro e vi spiego un attimino a grandi linee. Rimane un attimino storto, rimane perché, come si dice, perché c'è il cavo d'alimentazione sotto. Una volta non c'erano le spine che si staccavano, o perlomeno non ce l'avevamo noi, poveri mortali. Allora, qui abbiamo l'interruttore a accensione e spegnimento, la spia, che è una spia al neon, non è un LED. Poi abbiamo le due uscite che vanno all'oscilloscopio, l'asse Y e X, praticamente verticale e orizzontale. Poi abbiamo in questa posizione, con questa manopola si fa la taratura della calibrazione del tracciacurve prima dell'uso. Qua abbiamo il potenziometro che regola la corrente di base dei transistor che si buttano i transistor. Abbiamo qua il famoso commutatore per la comparazione di due diodi o di due transistor diversi, in maniera uno li attacca tutti e due, e poi oppure attacca il campione e poi dall'altra parte, facendo la comparazione, mette i vari transistor per sceglierne due uguali.
Qua abbiamo la posizione tracciacurve in alto e in basso si misura, diciamo, il Vmax, praticamente la tensione massima di rottura. Non che quando si va a misurare la tensione di rottura ovviamente si guasi il transistor o il diodo in prova, comunque si misura la tensione di rottura, si misura la tensione di rottura fino a circa 120 volts, 130 volts se non mi sbaglio. Poi abbiamo l'altro commutatore sempre per la tensione di rottura, qui sarà 20 volts divisione per quadretto in orizzontale, qui 5 volts divisione orizzontale. Per esempio, se un diodo è 15 volts e vogliamo misurare un diodo Zener che è 15 volts, la metteremo qui su 5 volts che si leggono 3 quadretti, perché se la mettiamo su 20 volts non si legge nemmeno un quadretto e si legge poco bene. Qua per i transistor si sposta questo commutatore in alto per i transistor di piccola potenza e si sposta in alto per i transistor di media e alta potenza. Qua abbiamo l'alimentazione, qui diciamo il segnale che va in base al transistor, e qua lo possiamo escludere per fare altre misure. Sicché l'apparecchio era abbastanza completo e è sempre abbastanza preciso. Se andava a misurare un beta o un HFE, come lo vogliamo chiamare, in dinamico invece che in statico come i normali prova transistor, e funzionava, era più macchinoso perché c'era da fare il calcolo, poi vi faccio vedere del numero delle curve eccetera eccetera, però era preciso poi alla fine. E la cosa molto pratica era questo commutatore che, mettendo un transistor che vogliamo compararlo con altri per sceglierne uguale, vedendo le curve si capiva già quali transistor si andavano a avvicinare a quello che avevamo come campione, sicché risolveva parecchi problemi. Ci diceva se un transistor era PNP o NPN, e quello va bene, si fa vedere anche col tester, però questo era immediato. Oppure si poteva vedere di un transistor incognito sia, diciamo, il guadagno sia altre cose. Ora ci sono gli apparecchietti cinesi che dicono tutto, ma una volta il tecnico aveva il tester e con quello doveva arrangiarsi, e già era difficile un transistor andare a misurare il guadagno del transistor con un tester, insomma. Questo qui dava già un transistor sconosciuto, lo andava a misurare con questo, sapeva la tensione di rottura, sapeva tutto, e ovviamente poteva rimpiazzarlo con un componente magari europeo. Capitavano spesso transistor giapponesi che non si sapeva cos'era, i database dei transistor non si trovavano come ora, bisognava comprare i manualetti della ECA, però non sempre c'erano tutti i transistor, e sicché uno poteva smontare un transistor uguale dal circuito di quello guasto, vedere le caratteristiche che c'erano e sostituire il transistor guasto con un transistor magari europeo che si trovava. Allora, questa è la scatola, la sposto un attimino qua, e questi sono, ora la scatola era nera, io la verniciai con questa vernice qui, allargo un attimino, la scatola era nera, la verniciai con questa vernice qui che era dello stesso colore dell'oscilloscopio della AMEG e di altri strumenti che avevo, usava questo colore, me lo feci fare dove fanno le vernici, e poi lo verniciai io a spruzzo con la pistola a spruzzo. Lasciandola, mi è successo anche con altri strumenti, anche con strumenti comprati, non solo con questo qui che l'ho verniciato io. Poi che succede? Uno lo mette lì, lo ripone e ci appoggia i cavi sopra. La gomma di questi coccodrilli, ora vediamo se riesco a farvi vedere che lo vedete, è sporco di vernice, non perché sia stato messo lì, diciamo, quando la vernice era fresca, ma perché col tempo, stando questi qui appoggiati sopra,
ha fatto reazione con la vernice e ha rovinato il mobile e si è appiccicata sul coccodrillo. Lo faceva con la gomma di questi coccodrilli qui. Mi è successo anche con altre cose, sicché una cosa da fare sarà poi, ora cambierò il cavo che è diventato duro e cambierò i coccodrilli con dei coccodrilli nuovi. Le bananine sono sempre a modino e quelle le lascio. Pulirò ovviamente anche il frontale, che non l'ho ancora pulito, e questi interruttori l'ho già fatto la pulizia, non facevano bene contatto. Non è che non facevano contatto più per nulla, diciamo non andavano più bene alcuni di questi. Ora io vi faccio vedere un sistema senza dover cambiare gli interruttori, che nel 95% dei casi funziona bene. Ora, un commutatore come potrebbe essere questo qui, di solito ci si spruzza un po' di spray, uno spray per contatti, e se non è molto sporco torna. Se è molto sporco si può smontare il commutatore comunque completamente, alcuni tipi di commutatori lo permettono, altri con un po' di pratica si riesce, e pulirli e pulire tutti i contatti con la penna di resina che funziona molto bene. Ovviamente l'interruttore non si può smontare. Vi faccio vedere una cosa. Per far sì di pulire l'interruttore, se lo permette di essere pulito ovviamente, visto che comunque sono chiusi e non è che le possiamo spruzzare come un potenziometro o come un commutatore, allora ci sono due strade. Una strada è, se è agevole farlo, uno lo smonta e poi lo mette nell'alcol isopropilico, lo lascia lì anche un giorno, ogni tanto lo fa scattare. L'alcol isopropilico penetra dentro, pulisce diciamo i contatti, uno lo fa scattare e buonanotte al secchio, e poi lo prova se è venuto bene, se no lo cambia. Oppure chi ha la macchinetta ultrasuoni come c'ho anch'io, lo può mettere sempre nell'alcol isopropilico, le mette a bagno nella macchinetta ultrasuoni, gli dà la via e quello fa anche prima. Se no, chi non le vuole smontare come in questo caso qui e non ci vuole spruzzare con lo spray qua, perché ha magari paura di rovinare il pannello, può mettere un po' di alcol isopropilico come ho fatto io nella siringa. Ora vi avvicino un attimino, vi faccio vedere con un commutatore cosa succede. Vediamo se a un certo punto sfocherà questa telecamera. Ecco, per ora non sfoca, lo centro. Diciamo ci mette qualche goccina nell'interruttore così, fino a riempire diciamo la cupolina che c'è. Poi se pigia l'interruttore, vedete ora è pieno, se pigia l'interruttore così va dentro, ora è vuota un'altra volta, non c'è. Se ce la rimetto si riempie. È un lavorino di pazienza, ma se uno non ha voglia di smontare gli interruttori o alle volte non è possibile, può essere diciamo un tentativo che si può fare. Ora non si vede molto bene, comunque è riempito. Alle volte va giù subito il liquido e alle volte no. Comunque pigiando l'interruttore così il liquido va giù e poi uno lo può muovere per pulire i contatti. Nel 95% dei casi funziona. Se uno ha degli interruttori o ha apparecchi che insomma sono di pregio, magari lo cambia e fa prima, e se no, se come in questo caso non vuole smontare il tutto perché è pigro, come in questo caso io, e l'interruttore non è che non funzionava del tutto ma aveva delle incertezze, ce lo mette dentro. Poi l'avvertenza è di lasciarlo fermo un paio di giorni in maniera che l'alcol isopropilico evapori e niente. E poi dopo, se l'interruttore
non era molto sporco, riprende a funzionare perfettamente. Allora, ora siccome con il tracciacurve si può provare sia transistor sia diodi sia molte cose, non so se vi farò tutto in una volta, ma non voglio fare il video parecchio lungo, o diviso in più di una volta. Allora, per lo schema elettrico partirei dall'alimentatore, che è piuttosto semplice. Abbiamo la bassa tensione del trasformatore, 15 volts, diciamo del trasformatore 15 più 15, vengono applicati al ponte di diodi. La parte centrale, la presa centrale sarà la massa, per ottenere più e meno 15 volts rispetto alla massa. L'alimentatore è semplice, diciamo di quelli di una volta, senza circuiti integrati, è transistorizzato, dove la parte positiva viene fatta da TR13, TR14 e TR17 che fa la regolazione, e mentre la parte negativa viene fatta dai transistor TR16, che è diciamo il finale, TR15 e TR18 che fa la regolazione. Questi transistor sono NPN, questi transistor sono PNP. Tramite R59 e R62 regoleremo il più 15 volts e il meno 15 volts, sicché la parte di alimentazione del tracciacurve è veramente semplice. Ora passeremo alla parte del tracciacurve, che è un pochino più complicata, ma comunque spero di riuscire a spiegarvela. Allora, cercherò di descrivere sommariamente lo schema elettrico del tracciacurve. Chi vuole poi approfondire può andare sulla rivista 4041 di Nova Elettronica, che è spiegato molto bene. Allora, il tracciacurve per funzionare ha bisogno praticamente di un dente di sega a 600 Hz con il passaggio discontinuo per lo 0 per centrare le assi, che viene generata da questa unigiunzione qui. Questa unigiunzione qui poi passa attraverso questi transistor che sono in configurazione Darlington e va praticamente al verticale dell'oscilloscopio alle boccole emettitore del tracciacurve. Poi quest'altra invece unigiunzione farà una rampa di 6 scalini positivi e una rampa di 6 scalini negativi a una frequenza di circa 40-45 Hz, e anche questa passa attraverso questi transistor sempre in configurazione Darlington, poi passa da questo commutatore qui che regola la corrente di base, praticamente si va da 0,01 mA fino a 5 mA, è il commutatore che poi vedrete sul tracciacurve, e poi questa rampa di scalini va a finire alla base del transistor, sulla boccola base. Questa rampa di 6 scalini positivi e 6 scalini negativi non è altro poi quella che vedete nel tracciacurve, le varie curve del transistor, che ci sono, di solito sono 6, e viene generata i 6 scalini positivi per i transistor NPN e 6 scalini negativi per provare i transistor PNP. Questi sono i vari commutatori che fanno le varie funzioni poi del tracciacurve, cioè aumentare o diminuire la sensibilità del tracciacurve, e fanno anche la parte della tensione di rottura. Praticamente si può misurare, spostando il commutatore S2 dalla parte tracciacurve alla parte tensione di rottura, si può misurare la tensione di rottura per esempio fra collettore e emettitore di un transistor, oppure la tensione di uno Zener. In base a quanti quadretti si vedrà una linea orizzontale sullo schermo, contando i quadretti si potrà avere, diciamo, la tensione di rottura del transistor, dello Zener o del diodo
in quello che sia. E per fare questo si sfrutta la parte a 160 volts di questo trasformatore qui, e sicché questo, diciamo, tracciacurve non può misurare una tensione di rottura di un transistor che è 300 volts o 1000 volts. Chiaramente può fare massimo Zener o roba del genere, o diodi o transistor o quello che vogliamo, che abbiano massimo 150-160 volts, di più non lavora. E si sfrutta la parte a 160 volts, si commuta il commutatore S2 nella sezione dalla parte che va a leggere la tensione di rottura, e in quella maniera lì sul tracciacurve si vedrà una riga, come ho già detto, orizzontale. Contando i quadretti sarà la tensione di rottura del transistor. Io penso con questa descrizione veramente sommaria vi ho accennato un attimino com'è lo schema del tracciacurve, e invito chi vuole approfondire di andare appunto alla rivista 4041 di Nuova Elettronica, che è spiegato molto bene da ingegneri e non da persone, diciamo, come me. Con questo penso di avere finito. Ora andremo a misurare le tensioni di alimentazione più e meno 15 volts rispetto alla massa. Iniziamo con il più 15 volts. Ci siamo a 15 volts e 0 qualcosa, sicché è rimasto piuttosto costante. E vediamo il meno 15 volts, anche questo è 15,02, sicché anche questo rientra tranquillamente nelle specifiche. Anche le alimentazioni sono rimaste costanti e possiamo dire che l'apparecchio comunque sembra funzionare. Allora, la prima cosa che andremo a fare è misurare le varie forme d'onda che ci devono essere nei vari punti del circuito, che ho un riferimento comunque. Però prima di tutto misureremo che non ci sia un residuo di alternata elevato sull'alimentazione, cioè sul più 15 volts e sul meno 15 volts, perché se ci fosse un residuo di alternata molto alto vorrebbe dire che i condensatori sono andati e andranno sostituiti. Anche se a prima vista mi sembrano in buono stato, questo non significa nulla. Quello che c'è di bello è che una volta i condensatori erano effettivamente di buona qualità e duravano veramente molti anni. Questo qui è stato fatto nell'83, sicché i condensatori hanno parecchi anni. Però io ho dei condensatori smontati quando avevo 18 anni su degli apparecchi militari che sono ancora in specifica perfetta. Comunque andiamo a misurare il più 15 volts, per esempio l'uscita del più 15 volts, l'oscilloscopio è messo su una portata di 10 millivolts, e se andiamo a vedere la forma d'onda non rientra nemmeno nel quadretto, sicché vuol dire che abbiamo un residuo di alternata di nemmeno 10 millivolts. Ora io l'oscilloscopio lo vedo malissimo, lo vedo perché per via della luce l'ho dovuto coprire e mettere insieme con la telecamera, e l'ho dovuto coprire, se no i riflessi sullo schermo purtroppo ci davano noia. Comunque a occhio e croce non si arriva al quadretto, sicché diciamo che 10 millivolts è più che, va più che bene. Se no, se i condensatori fossero guasti, ci troveremo un residuo di alternata molto più alto. Stessa cosa, nemmeno un quadretto per il meno 15 volts, sicché questo vuole dire che le alimentazioni vanno bene e non dobbiamo cambiare condensatori, non dobbiamo fare niente. Ecco, ora abbiamo spostato il puntale sull'unigiunzione UJP1, sull'anodo dell'unigiunzione. Praticamente la forma d'onda è corretta, l'oscilloscopio è messo a 5 volts di verticale e 0,5 millisecondi per centimetro quadrato in orizzontale, e la forma d'onda è una forma d'onda che corrisponde a quanto dovrebbe essere, sicché anche qua ci siamo. E ora proseguiremo con le altre forme d'onda.
Ecco, ora ci siamo spostati fra gli emettitori di TR1 e TR2 e il nodo della resistenza R1, e anche qua la forma d'onda è perfetta, quella che ci dovrebbe essere, e l'oscilloscopio è sempre come era prima, 0,5 millisecondi e verticale 5 volts per centimetro, e la forma d'onda risulta corretta anche questa. Ora ci siamo spostati sul collettore di TR6, anche qui la forma d'onda è corretta, le impostazioni dell'oscilloscopio sono 1 volts per centimetro in verticale e sempre 0,5 millisecondi per centimetro in orizzontale. Anche qui la forma d'onda è corretta e proseguiamo. Ora ci siamo spostati sul collettore di TR7, ai capi della resistenza R15 che fa nodo con il collettore di TR7, e anche qui la forma d'onda è corretta. Ora invece andremo a vedere la rampa di scalini, quella diciamo più importante sugli emettitori di TR11 e TR12, quella che poi va anche al commutatore, se la rampa di scalini presente è consone diciamo al diagramma che dovrebbe essere. Se è a modo anche quella lì, se è perfetta, vuol dire che comunque il tracciacurve funziona ancora bene e possiamo andare a provarlo. Ci siamo spostati sugli emettitori di TR11 e TR12 e abbiamo la famosa rampa di 6 più 6 scalini più i due centrali piccolini che servono come riferimento, sono quasi allineati se vedete, e l'altra rampa di 6 scalini superiori e 6 scalini inferiori saranno quella che ci servirà per fare la prova dei transistor e generare le 6 curve del transistor sia per i PNP sia per gli NPN, sicché dal 1983 a ora questo apparecchio, anche se è rimasto poi l'ho utilizzato una decina d'anni o giù di lì, poi l'ho lasciato fermo, nonostante sia tantissimi anni che è fermo, rimane ancora rimasto in specifica, comunque sia.